8 ottobre 2023. Migliaia di runner per le strade di Chicago si stanno preparando alla partenza della maratona che in molti hanno sognato. La Chicago Marathon è una di quelle maratone che un runner mette nel proprio elenco delle gare che vorrebbe assolutamente fare, soprattutto i runner che amano le maratone e viaggiare. E questi atleti che si stanno scaldando in attesa della partenza con una temperatura fresca e condizioni incredibilmente favorevoli per una maratona, perché è nuvoloso, perché non è ventoso, perché si sta bene con la temperatura, questi runner non sanno ancora che gareggeranno in una gara che farà la storia. E questa è una delle cose belle della corsa. Sono pochi gli sport che ti permettono di essere all'interno della stessa prestazione, della stessa gara in cui ci sono gli atleti più forti del mondo, in cui ci può essere un record del mondo. E il record del mondo arriverà in questa gara, ma facciamo un passo alla volta. Gli atleti presenti a Chicago sono veramente di elite. Non solo Kelvin Kiptum, di cui si parlerà tanto, ma ci sono Galen Rupp, Conor Mantz, Leonard Kerr. Ci sono tanti atleti forti, anche in campo femminile. E anche in campo femminile abbiamo Safan Hassan, che anche lei a suo modo passerà quasi alla storia, ma se anche non passa alla storia sicuramente metterà un sigillo importante su questa gara. Parte la gara e le prime fasi hanno visto Kelvin Kiptum mettersi subito davanti e far capire che tipo di giornata sarebbe stata, passando i primi 5 km in 14 minuti e 26 secondi, che è vicinissimo al record mondiale per la maratona. Stiamo parlando di un ritmo che è praticamente quasi simile al secondo a quello di Kipchoge quando ha fatto 2 ore, 1 minuto e 9 secondi a Berlino l'anno precedente, siglando il nuovo limite ufficiale della maratona. Non parliamo del fatto che Kipchoge è stato capace di scendere già sotto le 2 ore, perché quella non era una gara, anche se le sue gambe lo hanno fatto. Kiptum però non era qui per mantenere questo ritmo il più lungo possibile. Ai 10 km passa a 28 minuti e 42 secondi, che quindi significa che ha fatto un secondo parziale di 5 km 10 secondi più veloce del precedente. E a questo punto la proiezione era già record del mondo. Nel mentre andava avanti anche la gara femminile con Ruth Kenitt e Safan Hassan che stavano assolutamente volando nelle prime fasi della maratona. Nei primi 5 km erano passate in 15 minuti e 42 secondi, vicinissime al record mondiale appena fatto a Berlino. Sono passate al 10° in 31 minuti e 5 secondi, un tempo con cui vincerebbero il 95% delle 10.000 femminili al mondo, si può dire. Era già diventata una gara a 2 e se avessero mantenuto questo ritmo al traguardo, quello dell'intertempo del 10° chilometro, il tempo finale poteva essere 2 ore 11 minuti e 20 secondi, cioè 30 secondi erotti più veloce del record mondiale siglato da Tikista Seffa pochi giorni prima a Berlino. Kelvin Kiptum intanto continua a menare le gambe e attraverso il 15° passa in 43 minuti e 9 secondi, ancora vicino al record mondiale di Kipchoge. Passa poi alla mezza in 1 ora e 48 secondi. Quindi, se facciamo un breve calcolo, diciamo che siamo lì per equiparare il record mondiale della maratona. C'è però un grande però. Kiptum, che ha la seconda prestazione di tutti i tempi, a 16 secondi dal record della maratona in 2 ore, 1 minuto e 25 secondi, fatto a Londra, proprio a Londra corse la seconda parte della maratona più veloce della prima.
corse gli ultimi 21 km e 97 metri, quindi una mezza maratona, in 59 minuti e 45 secondi. Quindi per un atleta che non ha tante maratone nelle gambe, perché è un atleta che arriva a questa maratona con solo 2 maratone nelle gambe, ma tutte e 2 vinte, Valencia 2022 e appunto Londra 2023, è famoso e vediamo se si riconfermerà in questa gara per correre la seconda parte della maratona più veloce della prima. Però la prima non l'aveva corsa a piano e non c'è niente di scontato nella corsa. Quindi passando alla mezza ha un tempo che lo fa stare vicino al record della maratona, ma un po' più sopra. Kipchoge passò a un tempo più veloce. Torniamo sulle donne, in cui la battaglia continua e abbiamo un passaggio sulla mezza con Safan Hanan sempre tra le prime in 1 ora, 5 minuti e 42 secondi. Quindi siamo ancora, anche qui, nella possibilità di frantumare il record del mondo appena fatto a Berlino. Dopo aver superato la mezza maratona, Kiptum era ancora davanti con le lepri. Non possiamo non dimenticare le lepri, che hanno sempre un elemento, un'importanza fondamentale in questo tipo di gare. Ma qui Kiptum cambia marcia e lancia uno degli attacchi più potenti della storia della maratona. Tant'è vero che dal 30° al 35° chilometro fa uno split di 13 minuti e 51 secondi. Attenzione, dove la maggior parte dei maratonetti di solito cede o comunque non riesce a crescere, lui fa una mossa devastante e qui si inizia a sentire il profumo di record del mondo. Dal 35° al 40° chilometro non si ripete Kiptum, ma non si ripete per soli 10 secondi perché fa un altri 5 km straordinari in 14 minuti e 1 secondo. Ora, c'era solo un modo per cui non potesse battere il record, che si fermasse a bere un caffè, ma a Kiptum probabilmente il caffè non piace. E con solo pochi istanti rimasti in questa gara, era abbastanza evidente ormai, negli ultimi 2 km e 195 metri, che Kiptum non solo avrebbe fatto il record mondiale della maratona, ma che sarebbe andato vicinissimo al muro delle 2 ore, probabilmente non abbattendolo perché avrebbe dovuto fare una velocità ancora più incredibile di quella che ha avuto, però alla fine l'ha fatta rimanendo 35 secondi sopra le 2 ore, ma battendo il record della maratona per 34 secondi. Ragazzi, 2 ore e 35 secondi. Kelvin Kiptum ha appena distrutto il record mondiale di Eliud Kipchoge e ora è lui il detentore ufficiale del record mondiale della maratona maschile, con uno split di 59-47 secondi. Ma attenzione, vi ricordate quanto vi ho detto che fece a Londra nella seconda parte della mezza della maratona, nella seconda mezza? 59 minuti e 47 secondi. Che vuol dire questo? Vuol dire che è stato 2 secondi più lento di Londra, ma direi che questo è un particolare che potrà servirgli magari quando, e lo farà, cercherà di abbattere il muro delle 2 ore nella maratona in una gara. E chissà che questa gara non saranno le Olimpiadi di Parigi ad agosto, le stesse Olimpiadi, lo stesso percorso della maratona che potremo correre anche noi, alcuni fortunati di noi, in un altro orario, ma nello stesso giorno. Grande novità delle Olimpiadi di Parigi. Non è stata una gara di basso livello, perché il secondo è stato Kipruto in 2 ore 4 minuti e 2 secondi, comunque ha preso quasi 3 minuti, e al terzo posto c'è stato Bashir Abdi, che è arrivato 30 secondi dopo, quindi in 2 ore 4 e 32 secondi. E le donne? Le donne hanno visto non il record del mondo, ma Safan Hasan migliora il suo record personale di 4 minuti e mezzo, passando il traguardo in 2 ore 13 e 44 secondi.
che sarebbe stato il record del mondo se la Zeffa non avesse fatto 2 ore e 11 rotte 2 settimane prima a Berlino. Una maratona folle con 2 nuovi record del percorso, maschile e femminile, e soprattutto probabilmente un punto di non ritorno. Una volta ci si chiedeva se l'uomo sarebbe sceso sotto le 2 ore nella maratona e le donne sotto le 2 ore e 10. Oggi non c'è più da chiedersi se succederà, ma quando succederà.